Ciao a tutti e come sempre ben trovati, bentornati e benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic dove tutto quanto è Lenormand e oggi andremo a esplorare i sentimenti della persona a cui state pensando o di cui siete innamorati. Faremo proprio una foto di come sono i suoi sentimenti adesso, quindi una stesa a 9 con 3 varianti, sole e cuore, luna e albero. Vi ricordo che sono stese rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento. Come convenzione terremo la carta 29 della dama per rappresentarci tutti e troverete poi nella descrizione del video come sempre i capitoli in cui è suddiviso questo interattivo. Questo è uno di quegli interattivi in cui potete associare a ogni variante una persona se avete curiosità, su 3 persone o 2, insomma potete fare come preferite. Allora, innanzitutto, prima comunicazione, questo video è abbinato al sorteggio di un gran tableau in diretta con me, per cui commentate anche più di una volta. Nel corso del video di venerdì, quello sulla settimana, comunicherò qual è il vincitore, poi ovviamente pubblicherò anche le immagini del sorteggio col certificato di autenticità, perché sai mai, preferisco mettere più informazioni rispetto a metterne di meno, visto che ho questa possibilità. E poi mi contatterete, spero, quindi chi vince mi scriva e vedremo di mettere a punto la data che va bene a tutti e due. Nel frattempo, per chi invece non vuole aspettare, forse ancora c'è una data domani per il Grand Tableau, non me lo ricordo sinceramente, ma penso di sì. E invece domenica ci sono le letture, quelle live su Zoom più brevi, sono 20-25 minuti in cui potete chiedermi tutto quello che volete e che verosimilmente riusciamo a guardare in quel tempo, no? Quindi sono proprio tutta un'altra cosa, però insomma, siccome me le avete chieste, sono piaciute e sono servite, spero anche a molte persone qualche settimana fa, le ripeto e metterò anche altre date, quindi va bene così. Mi raccomando, se ci sono domande sapete che potete farle e poi vedrò di rispondervi il prima possibile. Bene, che altro vi devo dire? Credo niente, perché questo è un video piuttosto corposo, insomma, per quanto una stesa 9 non sarà la stesa 9 quella da 15-20 minuti che faccio di solito, però insomma abbiamo parecchi strumenti da mettere giù, dobbiamo esplorare una cosa sola, quindi i veri sentimenti di qualcuno, che non è proprio poca roba. Quindi spero che abbiate scelto, quindi io tolgo la luna e l'albero per ora e come sempre andiamo con la prima carta, che è sempre quella dell'oracolo risponde, perché io mi trovo bene, così come vedrete che ci sono anche, non so se l'inquadratura salterà fuori da subito, gli oracoli, quelli degli angeli del cuore, che io non amo, ma che in questo caso mi sembra che siano più che pertinenti. Prima andiamo a vedere nuova vita, andiamoli a vedere tutti insieme, perché effettivamente se sono tutti pezzi di una frase è inutile costruirla per poi smantellarla. Ma come vanno veloci questi, perché non li uso mai. Ecco qua. Sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Vediamo il nostro oracolo della mano che cosa ci combina. Vediamo un po'. Perdita di denaro. Allora, magari è pertinente, magari invece no, nel senso che può essere interpretato solo come una perdita materiale. Sapete che quando queste, che sono carte comunque da divinazione, vengono usate come oracoli, quindi una alla volta, vanno usati come energie generali, quindi non sempre proprio attaccarsi alla parola è giusto, però insomma io cerco sempre di farlo, quindi per adesso per me è perdita di denaro, poi vedremo che cos'altro ci uscirà. Impulsività. Allora, impulsività, nuova vita, sentimenti romantici, impulsività e perdita di denaro. Vediamo. Ultima nostra speranza per fare un quadro il più possibile definito della situazione è l'OG, anche se poi, come sapete,
abbiamo ancora i nostri tre capisaldi che sono il simbolo, lo shozen e i tarocchi. Qua, siccome tanto è una stesa 9, a me ne interessano solo 3 che mettiamo qui. Ancora allora, prima considerazione, vi state pensando, state rivolgendo i vostri pensieri, i vostri sentimenti, che peraltro grazie al tubo ci dicono che sono veritieri. Se non lo sapete voi, vedete, perché io non li amo, cosa vi vengono a dire? È quello che già sapete, però va bene. Ok. Dopo un dolore forte vi state per imbarcare, diciamo, in una nuova avventura sentimentale, state iniziando a provare dei sentimenti dove però siete molto limitati dalla paura di soffrire un'altra volta, quindi state attenti a non dover andare incontro a perdite concrete a fronte della vostra impulsività. Quindi questa è la vostra situazione, qualcuno che vi ha fatto riscoprire, rinascere il gusto di innamorarvi, però siete molto cauti perché avete paura per impulsività di mettervi su un cammino senza ritorno che vi faccia soffrire in un poco. Guarda qua, un punto esclamativo. Paura che se questo amore non è reale, non è corrisposto, ecco qui la guarigione, infatti. Che direi che non siete ancora neanche del tutto guariti dall'energia negativa che vi ha lasciato la storia precedente, eppure vi sentite coinvolti, quindi c'è una grande voglia di andare avanti, ma c'è anche una grande paura di andare avanti. Intanto vi chiedo scusa se sentite questi rumori, praticamente io ho questa benedizione, qualunque casa io vada ad abitare, tempo 2 giorni iniziano i lavori. Io sono qua ormai da un bel po', ma i lavori continuano a iniziare ovunque, no? Quindi se io dovessi dar retta a questo non dovrei fare più video. Speriamo che adesso vadano un attimo in pausa, se no, ecco. Allora, ribellione, partecipazione e integrazione. Ecco che cosa volete voi, ribellarvi a questo vostro eccesso di prudenza che è dato dalla paura di soffrire nuovamente e mettervi, no, in strada per questa nuova relazione, mettervi proprio di nuovo, rifare la vostra entrata nel mondo dei sentimenti, proprio dire eccomi qui, no? Infatti c'era proprio questa pienezza nel viaggio, vi sentite proprio che avete voglia di intraprendere questo cammino, questa frequentazione, questa relazione, no? Allora vediamo cosa dicono qui e poi 2 tarocchini e ci facciamo la nostra stesa. Allora, se voi doveste stare attenti a tutte queste strategie, questa cosa non andrebbe fatta, perché dicono, secondo la vostra parte prudente, questa è una forzatura. Ma invece qua vi dice, secondo la vostra parte più sentimentale e più istintiva, questa è una cosa che vi fa star bene. Questa non è paura dell'addio, questa è il volersi allontanare in pace da un periodo negativo. Quindi da una parte l'angioletto che vi consiglia di buttarvi, di pensare solo alla bellezza dei sentimenti, dall'altra parte invece abbiamo il diavoletto che dice guarda che puoi prenderti un'altra fregatura. E vabbè, allora, e infatti qua avete paura di agire per impulso, proprio questa è la verità, avete proprio paura di agire per impulso, cosa che peraltro fra poco farò io, perché questo non è orario in cui trapanare a quel modo. Metterò il muto prima di andare a dire cosacce. Allora, ecco qui un dolore forte, un incubo, anche ogni tanto vi torna alla mente, ciò nonostante qui abbiamo un nuovo inizio con una persona concreta, quindi partite in questo modo, motivo per cui volete sapere quali sono i sentimenti per voi in questo momento di questa persona alla quale state pensando. Qua non c'è ancora stato niente, e questa sarebbe veramente un'occasione di ripresa, di rinascita, di riscoperta anche delle vostre emozioni, quelle più semplici, quelle che ancora non sono state calpestate
dalle vicissitudini sentimentali, quindi un po' un tornare a casa, tornare a quando si stava bene, quando stavate bene del tutto. Adesso state abbastanza bene, ma un po' di paura l'avete e avete voglia di ritornare a sentire l'amore con la stessa semplicità degli inizi, quindi senza questi condizionamenti di ciò che avete vissuto con un'altra persona. E guarda un po'. Allora, vediamo un po' qui che cosa prova per voi i suoi veri sentimenti. I suoi veri sentimenti sono... ok, allora, dire che questa persona è follemente innamorata di voi sarebbe eccessivo. Sicuramente su di voi fa molte fantasticherie, se vi pensa, piacete molto, perché c'è qui una carta proprio legata al fatto che ciò che vede piace a questa persona, apprezza, cerca però di distogliere il pensiero, quindi vi siete parlati, probabilmente siete amici o soltanto colleghi, comunque c'è stata già occasione di conoscervi bene, quindi non stiamo parlando di qualcuno che avete solo visto, qualcuno con cui c'è stata un'interazione più o meno forte, però c'è stata, quindi è qualcuno che sa chi siete, sa quello che vi caratterizza, sa qualcosa della vostra vita, magari sa di più, però qui c'è qualche cosa che quando vi pensa interviene come se dicesse no, non pensare in questi termini, e se lo tiene di per sé. Diciamo che se lasciasse libero sfogo a quelle che sono le sue emozioni più spontanee, qua probabilmente ci sarebbero delle carte un po' più pertinenti proprio con la domanda, carte di amore, carte di coinvolgimento. Qua siamo un po' agli inizi, nel senso che ci sono le energie, ci sono i sentimenti, ci sono comunque dei germogli tali per cui secondo me già adesso avete notato che si cerca di fare un po' magari goffamente avanti, fa un passo avanti, un indietro, non si capisce bene se c'è l'occasione, torna a parlarvi, vi cerca, non si tira indietro. Poi ci sono altre volte in cui magari sì, insomma lo vedete un po' sballottata sta persona, non capite bene che cosa voglia. Allora, io non so quale sia la situazione di questa persona, perché se per esempio fosse impegnata abbiamo già capito perché c'è questo avanti e indietro. Certo è che lui o lei l'occasione la vorrebbe, e secondo me prima o poi la prenderà. Per adesso se le tiene per sé queste cose. Quindi quali sono i sentimenti? Grande attrazione, una buona conoscenza di quello, di chi siete, della vostra storia, comunque vi ha inquadrato, ed è questo che piace, quindi sa chi siete, sa cosa siete, sa come pensate, piacete sia esteticamente sia come persona dentro. Farebbe molto di più, ma come vedete c'è come un suo rifiutarsi di andare avanti, oppure c'è un volteggiamento un po' confuso, quelli che ci lasciano sempre con l'idea di chissà se avrà voluto dire questo o se avrà voluto dire quest'altro. Allora, i sentimenti infatti sono romantici, stavo andando giusto a vedere che cosa c'era uscito lì. Nuova vita, sì, nuova vita ci dice che effettivamente siete voi che avete avuto questa brutta esperienza e che adesso siete pronti a rinascere. Se questa persona, allora due sono le cose, se è impegnata sta cercando di farsi avanti, ma senza esagerare, perché teme o un rifiuto da parte vostra, visto che sapete la situazione, o comunque teme di mettersi in qualcosa di troppo complicato. Piacete molto, se foste tutti e due senza problemi si sarebbe già fatto avanti. Questa sarebbe poi la classica storia che inizia con una frequentazione anche allegra e gioviale e poi invece va avanti, perché comunque abbiamo una carta in testa che sono le stelle, che ha del potenziale. Certo, in mezzo c'è questa falce che è come dire mi farei avanti, voglio ma non posso, no? Preferisco di no. Se invece è perché ha solo le nuvole, nel senso che non si vuole sbilanciare troppo perché non sa, non ha capito
perché anche questo potrebbe essere, ho paura di rovinare il clima che c'è tra di voi, si è frainteso, sicuramente non ha capito al 100% quello che voi provate. Beh, in ogni caso qua io vi consiglio di farglielo capire perché altrimenti qui sono tanti tentativi di uscire allo scoperto, tanti tentativi confusi che poi vengono rinchiusi nel libro proprio sotto forma di occasioni perdute. Quindi per adesso quello che vi posso dire è che è molto attratto, sarebbe molto desideroso di dare un seguito a questa attrazione, vi ritiene una persona non soltanto attraente fisicamente, ma mira molto anche i vostri valori, le cose che dite, come parlate, come anche sapete a volte vedere l'altro lato delle situazioni. Si lascerebbe andare, proverebbe sicuramente qualcosa che sta nel passo successivo se non ci fosse una sua autocensura nel momento in cui vorrebbe farsi avanti. L'autocensura deriva da se è una persona impegnata perché non vuole mettersi su un terreno pericoloso, in tutti gli altri casi, o in aggiunta a questo caso speriamo di no, è perché comunque tra voi c'è un rapporto bello, pulito e così anche di amicizia, che teme di mandare un po' a quel paese se non ci fosse da parte vostra disponibilità. Ci fosse solo questo blocco, il mio consiglio è di far capire che si può muovere, perché qui ci sono proprio le energie di corteggiamento che poi vanno a finire nella nebbia e le occasioni si vengono annullando, no? Come se le rimangiasse, prendesse ogni occasione, quadrifoglio, e lo mettesse dentro un libro, però così non si va da nessuna parte. Quindi vi dico, non è amore folle, ma d'altra parte il background è questo, quindi è normale in un caso del genere, però ci sono delle buone premesse. Valutate voi qual è la situazione di partenza, o semplicemente valutate voi se vale la pena, se ne avete voglia. Qui a un vostro cenno potreste effettivamente far partire questi benedetti pesci che vanno verso qualcosa di più concreto, perché questa è una persona concreta, non è soltanto attrazione, apprezza proprio quello che siete, ecco perché ci va piano, non è sicuramente una persona che si butta e poi vediamo come va. Quindi vediamo. Nel caso sappiate che se volete dare un cenno a questa persona, sempre che io trovi la carta, eccola qua, che bel macello che ho fatto, le cose qua possono partire. Bene, allora, cuore, questa era la situazione di questo video. Mi raccomando, se vi è servito, vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate mai come oggi, condividete, mettete like, seguitemi sui social e come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme bocca al lupo, vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Luna, avete scelto la luna, quindi andiamo a vedere quali sono i reali sentimenti della persona alla quale state pensando. Magari avete già ascoltato anche la prima variante perché le avete associate a 3 persone diverse, magari no. Quindi andiamo a vedere. Quello che spero è che almeno voi non veniate infastiditi dai rumori che ci sono stati nella prima variante. D'altra parte io, se aspetto che non ci siano rumori, non filmo più, vi chiedo scusa, ma come dicevo qui, ma ovunque io vada ci saranno sempre lavori di ristrutturazione. Non me lo spiego, sì, probabilmente potrei monetizzare questa cosa, no? Volete aumentare la vostra clientela per le ristrutturazioni? Ecco, ditemelo, vengo lì a fare un interattivo, sicuramente vi contrattano subito per martellare nel momento in cui io filmo. Allora, osservatore, qui abbiamo un'energia bella tostina in questi casi, quindi vi state osservando, ma la cosa più probabile è che questa persona vi stia osservando. Voi che la state osservando lo sappiamo già, perché se no non vorreste sapere quali sono i sentimenti, no? Però questo osservatore a volte ha una componente un pochino più concreta, non è soltanto nel senso di guardo i tuoi sentimenti, guardo pure dove stai, cosa fai, con chi sei, e infatti lascia andare il bisogno di controllo. Io allora, questa è la situazione di partenza. Osservatore lascia andare il bisogno di controllo, quasi quasi, anche se non andrebbe bene, spero che siate voi così, perché se qui c'è una persona
che vi sta osservando e a cui viene consigliato di lasciare andare il bisogno di controllo, a me non piace. Festività addirittura. Andiamo a prenderne una, speriamo che siano tra loro utili, che si parlino. Vediamo, chi sei tu? Amicizia, festività, illusione e tradimento. Allora, qua si tratta di una persona che verosimilmente, sì, che ingannarvi vi ha ingannato, è qualcuno con cui c'è stato qualcosa di fugace e che adesso invece voi volete capire se nutre dei sentimenti un pochino più strong. Infatti ordine, qui c'è da mettere ordine. Questa è una persona che secondo voi sperate di no, ma secondo voi vi ha illuso e che adesso voi state cercando di monitorare a livello di comportamento per capire quali sono i suoi veri sentimenti, per quello siamo qua. Quindi vediamo cosa ci dice il nostro G. Faremo anche qui ovviamente una stesa a 9, cerchiamo di capire bene. Allora, mettiamola qui. Sì, è come se voi voleste, effettivamente mi sono accorta adesso che è la stessa parola, riportare all'ordine qualcuno, no? Qualcuno che si è comportato in modo da chiudere l'impressione, da darvi la convinzione che ci fossero dei sentimenti forti, solidi, e che poi invece si è subito alleggerito e voi state cercando di capire, quindi questo bisogno di controllo è il vostro, ma a differenza di quello che avevo minacciato non vi tiro le orecchie, perché è più che comprensibile. State cercando di mettere ordine in una situazione in cui sembrava che dovessero fare fuoco e fiamme, l'amore è una cosa meravigliosa e tutti i titoli via col vento, no? E poi questa persona improvvisamente, o magari non improvvisamente, ha scalato la marcia e che ne so, magari vi sta dicendo che siete solo amici o che non era una cosa seria, no? Quindi, e infatti urca, state cercando di protrarre il periodo utile per capirci qualche cosa qui, e c'è una grande delusione da parte vostra, anche un forte disappunto, perché non riuscite a venire a capo della situazione con questa persona, non riuscite a capire quali siano i suoi veri sentimenti. E c'è anche, state cercando di ragionare sull'accaduto per capire da questa analisi quali possano essere i suoi veri sentimenti. State facendo un lavoro pesante su voi stessi, ma soprattutto sui ricordi. Una guida per il futuro sui ricordi del passato. State anche chiedendo magari consigli, state cercando di fare il punto della situazione quando non dovrebbe spettare a voi, sicuramente. Questa è una cosa che di solito ci fa capire l'altra persona. Invece qui siete un po' in modalità Sherlock, ma non tanto per vedere cosa fa, con chi esce, anche magari, ma state cercando di ricostruire, come se vi diceste: non mi sono inventato tutto, ci sono stati questi momenti, ma adesso sembra che me li sia sognati solo io. Infatti qui, insomma, è un po' dura per voi, questo momento, un po' tanto. Eccola qua, la connessione c'è, ma c'è questo continuo cambiare le tavolette, quindi un momento è così, un momento è cosà, voi non sapete più chi siete, dove siete, con chi siete usciti, con chi vi siete visti, con chi avete avuto una relazione, perché non la riconoscete più questa persona, e avete anche a volte questo il sospetto che ci sia qualcun altro, quindi forse anche in questo caso può essere utile, spero tanto, la stesa che stiamo per fare insieme. Vediamo. Qui ci sono state, qui l'ambiente è ancora
di questo tipo, conversazioni appassionate, conversazioni che si basavano e si basano ancora su una connessione. Quindi io escludo per esempio che questa persona vi abbia dato o vi abbia voluto dare l'impressione che non gliene importasse nulla. Sono molto probabili scenari in questo caso tipo sì, sono attratto da te, sto bene con te, ma non ho mai detto che avremmo fatto seriamente, ecco, una cosa del genere, oppure ho bisogno della mia libertà. Ecco qua. Eh. Allora, andiamo subito alla cosa che vi preoccupa, che sono i sentimenti. In realtà questa persona i sentimenti per voi li ha, e sono sentimenti sinceri, sono sentimenti anche di attrazione fisica, di coinvolgimento a tutti i livelli, ma vi devo dire che nonostante tutto questa non è una persona che sa gestire con grande profondità i propri sentimenti, quindi non è questione mi ama o non mi ama, è questione di l'amore, se è questo lo do ad A, lo gestisce in un modo, lo do a B, lo gestisce in un altro. Qui troviamo un'immensa profondità e qui c'è una pozzanghera, quindi qui il problema non sono i sentimenti, è un po' la persona. Questa è una persona che ha il rigetto per i legami duraturi e cerca sempre di imporre il suo punto di vista. Quindi qua, se anche adesso, per dire, foste in un momento di anche crisi profonda, non vi preoccupate, perché questa persona tornerà sempre, c'è sempre un costante cambiamento per andare e tornare, però. Nel senso che questa è la classica situazione del né con te né senza di te. Cioè, se per stare con te devo stare legato a te, allora mi allontano. Però poi quando sono lontano voglio stare con te. E quindi come si fa? Ecco, è una persona abituata a gestire le situazioni a suo piacimento, insomma, con il suo tornaconto. Ehm, forse per la prima volta sta iniziando a capire che bisogna dare delle certezze a qualcuno. Però se vedete in carta di testa abbiamo il sole, quindi questa è una persona per cui quelli che per voi sono dei problemi, per lui o per lei non lo sono, cioè ha una visione chiara della sua vita, di andare avanti e avere i suoi sogni sempre a portata di mano. I suoi sogni sono mutevoli a seconda di quello che lo fa star bene, quindi i sentimenti, pur essendo di grande fedeltà e di crescita nei vostri confronti, parlo di fedeltà a ciò che vi unisce, però per adesso danno esiti altalenanti, quindi sa benissimo che vuole stare con voi, ma un momento sì, un momento no, un momento sì, un momento no. Probabilmente è proprio questo il motivo che vi ha generato curiosità per questa lettura. Quindi quali sono i suoi veri sentimenti? Sono i sentimenti forti di qualcuno però che, ve lo devo dire, ha una profondità diversa rispetto a voi. Voi siete usciti con delle carte introspettive, profonde, sì, di controllo, ma perché a furia di analizzare tutto in profondità state rischiando di non capire più bene quale sia, no, la situazione. Invece questa persona è una persona abituata a restare un po' più in superficie, quindi i sentimenti li ha, senza di voi non vuole stare, però sta cercando di condurre il gioco nel modo che gli è più congeniale, per cui andate e ritorni, sparizioni e apparizioni, oggi sì, domani no, cercando, cosa che fa fin dall'inizio, di gestire il vostro rapporto nel modo che sente più giusto per sé. Quindi anche, è giusto che lo sappiate, anche gestire questi avanti e indietro, questo esserci e non esserci, come uno strumento di realizzazione del rapporto nel modo che preferisce. Quindi se vede la malparata può darsi anche che sparisca per un po', già sapendo che se poi torna, almeno per un periodo limitato di tempo, può avervi alle sue condizioni. Questa non è una persona che ha intenzione a breve termine di mettere, come si dice, la testa a posto, però
certamente qui c'è una grande volontà di portare avanti qualcosa con voi. Sentimenti ci sono altalenanti, non li sa ben gestire, e abbiamo un orso con un cane, quindi vuole voi a tutti i costi sotto, ma anche sotto abbiamo delle intenzioni sì di crescita con voi, ma sempre a modo suo. È una persona che concepisce i sentimenti per ora, che fortunatamente si può cambiare, solo in questo modo, cioè senza imposizioni, che poi già il fatto che una persona concepisca un legame a due stabile come un'imposizione vi dà l'idea di che tipo di persona ci sia, senza voler criticare, però almeno sappiamo cosa possiamo aspettarci. Con voi sta benissimo, io non vedo neanche altre persone, a meno che voi non sappiate già di partenza che ce n'è una, ma in questa stesa, se vi state chiedendo se sia da osservare, perché appunto magari c'è qualcun altro e io qua non vedo nessun altro, è proprio un suo modo, quindi all'inizio è partito wow, in quarta, e poi ha detto che adesso scaliamo un attimo perché non vorrei qualcosa di così serio. I sentimenti ci sono tutti al 100% per come questa persona li può vivere e per come li può gestire. Quindi pensateci, ecco, più di così per adesso non è poco, perché guardate che cioè, sono carte forti e avevamo, lo voglio ricordare, questa sul fondo. Questa è una carta di connessione, una carta di passione, di alchimia, insomma, di magnetismo, quindi non vi sto dicendo che non gliene importa niente e siete la persona della domenica, ok? Anzi, gliene importa e come. Però nei momenti in cui la situazione va verso lì di a lui o a lei sconosciuti e si discosta dal suo modo di concepire la storia, si allontana e poi torna. E dopo, quando torna, di nuovo ricominciamo con il cinema a colori e poi torna indietro. Quindi che sentimenti sono? Sono sentimenti, tutti ci sono, ma gestiti. Anziché lasciati andare, sono gestiti da un mentale e da una strategia volta a mantenere il suo benessere. Non vi lascerà mai questa persona, ricordatevelo. Se non vi piace come si sta comportando, dovete essere voi a pensare eventualmente di lasciare andare, perché questa persona non vi lascerà mai fin tanto che avrà la certezza di poter condurre il gioco. Però non ci sono altre persone, non c'è nient'altro di strano, è proprio fatta così. Quindi, allora, luna, per voi che avete scelto la luna, il video termina qui, sappiate che tutto si può migliorare, quindi mi raccomando, se il video vi è servito mettete il like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, mai come questa volta commentate e venerdì vi saprò dire chi è stato sorteggiato per il Grand Tableau. Seguitemi su Instagram e su Facebook e come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Carte Antique. Vediamo ora i sentimenti della persona alla quale state pensando, se avete scelto l'albero. Anche qui magari ne avete scelte anche altre, però adesso stiamo parlando della persona a cui avete associato questo simbolo, quindi andremo come nelle altre due varianti a fare una stesa 9, giusto per fare proprio una fotografia in questo momento, perché tutto cambia, speriamo se escono cose belle di no, però dobbiamo vederli adesso. Quindi questo, come molti altri interattivi, vale nel momento in cui iniziate a guardarlo, forse pure anche fra un mese, 2 mesi, un anno, chissà dove saremo. Ecco, allora, potere superiore. Tra l'altro qui non è fatto apposta, ovviamente, perché lo vedete che lo facciamo insieme, però mi piace molto l'abbinamento potere superiore con la carta dell'albero, che proprio evoca sentimenti ben radicati, ma che vanno proprio verso l'infinito e oltre, quindi un potere superiore che gestisce, che sembra proprio mettervi a confronto. Quindi qualunque cosa esca, sappiate che siete legati probabilmente da qualcosa di meno tangibile e più profondo di quello che è il vostro quotidiano con questa persona. Vediamo questi qui. Tac. Relazioni dalle vite passate, vi siete conosciuti in passato, questo è un legame elettivissimo, quindi vi state ritrovando
non è mica detto che siccome vi state ritrovando le cose stiano andando bene, quindi non vi sorprendete se magari non state andando d'accordo, se non riuscite a trovare un punto di incontro, magari vi state pure antipatici, cioè le cose iniziano a volte anche così, quindi però sappiamo che questo è un legame molto più profondo di quello che vi viene restituito dal quotidiano. Vediamo un po'. Allora, chiamiamo qui imprudenza. Come mai imprudenza? A volte imprudenza è lasciarsi coinvolgere per alcuni punti di vista, no? Benedetta imprudenza, se no non inizierebbe mai nessuna storia d'amore, però forse adesso dico, ma cosa mi è venuto in mente? Allora, eredità, questa è una carta che, manco a dirlo, non va letta per quello che è, ma si sposa alla perfezione con questo discorso delle vite passate, come se steste adesso affrontando un qualcosa che è rimasto in sospeso nelle vite precedenti. Quindi vediamo un po' che cosa ci dice il nostro G. Eccolo qua, dopo una bella rimescolatina. Allora, eh sì, guardate, qui c'è proprio, urca, io non vorrei esagerare, ma di tutti i legami, diciamo, che possono essere retaggio di vite passate, temo che qui ci sia veramente qualcosa da riequilibrare che non è stato affrontato fino in fondo nelle vite precedenti. Non vorrei che qui stessimo parlando di un legame karmico, non è niente di cui spaventarsi, però evidentemente qua, insomma, non mi stupirei se con questa persona alla quale non riuscite a evitare di pensare ci fosse il classico rapporto, come viene definito, odio-amore, no? Ci fosse qualcosa che è di più forte, che non una semplice attrazione, come se foste in competizione, perché c'è qualcosa che ha lasciato in sospeso uno dei due nella vita precedente e potrebbe essere un tradimento, quindi urca. L'esperienza dell'esistenza ce lo stanno facendo capire in tutti i modi. Non vorrei parlare troppo presto, ma almeno in questa variante non sta martellando nessuno, tranne che qui è martellato troppo, sono usciti. Questa è proprio l'irruzione. Vi siete accorti voi avete avuto questa, chiamiamola illuminazione, questo lampo davanti, dice io ho già vissuto delle cose con questa persona, la conosco già, sono già stato, avete i cosiddetti déjà vu, no? Allora, sì, allora qui si tratta di una persona che il destino, l'universo vi ha rimesso davanti perché probabilmente, senza tanti probabilmente, in una vita passata o vi ha tradito malamente o comunque non ha avuto modo di rimediare a un tradimento, la vedo più così, quindi diciamo che è un legame dalle vite passate. Poi le definizioni sono sempre anche molto mutevoli. Difatti qui è un viaggio per purificare qualche cosa. È un viaggio che è stato prima un allontanamento e poi un ritrovarsi per purificare qualcosa. Mamma mia, tutte queste premesse per sapere che sentimenti ha. Allora, diciamo che probabilmente al momento quello che è più visibile, più da notare in questa situazione è che, nonostante ci siano stati dei contatti, probabilmente dei messaggi, nonostante siate magari anche già su un piano d'azione un po' più concreto,
non si riesce a definire la situazione, cioè magari vi siete sentiti, vi siete visti, vi siete incontrati, magari c'è stato anche qualcosina di più, ma non si riesce a far incastrare le energie di uno con quelle dell'altro, e quindi non siete ancora una coppia, secondo me, o se lo siete, siete una coppia molto problematica, perché c'è qualcosa da risolvere, ma poi queste cose si risolvono, sì, non è che sia sempre senza speranza, però voi temete, giusto perché state rivivendo qualcosa, che questa persona vi stia tradendo. Infatti guarda, in attesa dice oddio, qui in qualunque momento qua succede qualche cosa, se ne va, mi lascia, sparisce, si mette con qualcun altro, siete molto molto agitati per questa persona, anche se siete molto attratti, molto molto attratti. Ecco qua, ma quante comunicazioni. Quante volte siete stati sul punto di dire oh, finalmente adesso so cosa prova, so cosa vuole, abbiamo un progetto, e poi siete rimasti così come 5 di coppe a dire eh no, neanche questa volta. Aiuto. Qui è un'altra persona che deve sbloccare qualcosa del suo passato, io ve l'ho detto, può essere che in un passato vi abbia magari tradito, però io da quello che vedo tra la serpe neloge e anche quel 7 di spade che abbiamo nello Shozen, secondo me questa è una persona che in un'altra vita, più che tradirvi, ha deluso le vostre aspettative, non ha avuto il coraggio di andare avanti, quindi adesso voi non potete fare nient'altro che aspettare che ci sia un'opera di autoredenzione da parte sua, no? Voi siete la sua possibilità di sbloccare questa cosa, come dire, ti rimettiamo davanti questa persona adesso, se vuoi che finalmente si concretizzi questo rapporto elettivo, ti devi dare una svegliata. Voi che siete la persona che aspetta non sapete più cosa pensare, siete andati vicinissimi al dunque 1 milione di volte, e tutte le volte questa persona è evaporata, quindi volete sapere che cosa prova per voi. Insomma è difficile anche dire, continuare a crederci. E cosa prova per voi questa? Anda un po'. Allora, intanto in energia, qui basterebbe tanto così per concludere la situazione felicemente. Quest'anello ce lo mettiamo poi via, no? Qui manca, i segnali che sono arrivati sono stati di coinvolgimento e di desiderio di conclusione del progettino di stare insieme, ma per adesso ce l'abbiamo ancora qui. Manca una comunicazione chiara in merito a quello che vi lega. Le nuvole. Qui bisogna... cosa prova? Questa è una persona che si è convinta, e non ha neanche tutti i torti, di non essere in grado, guarda cosa prova qua, sto salame, si è convinta di non essere capace di superare quel blocco, se lo sente come un blocco suo, portato dietro da altre vite. Per adesso pensa che siano blocchi che gli sono stati lasciati dalle esperienze di questa vita, però questa persona è innamorata proprio, questa è proprio la persona innamorata che ogni volta che non coglie l'occasione ricomincia il ciclo. Difatti avevamo l'anello e ogni volta è come se fosse più innamorata e più sconfortata di prima. Questi sono sentimenti di una persona che non sa come iniziare, non sa da che parte guardare, non sa cosa fare, nel dubbio sta fermo nella torre, vi osserva, cerca di capire e è ossessionata da questa sua mancanza, da questa sua incapacità, che per adesso secondo me per metà è vera e per l'altra metà è il risultato di queste sue convinzioni. Ci ha messo anche un po', nel senso si è interrogato in passato sui propri sentimenti, si è fatto domande, ha provato anche a interessarsi ad altre persone, ma alla fine non c'è niente da fare, ha aumentato la propria confusione e l'ha messo in questa condizione di croce. Quindi adesso forse dipende, perché siamo tanti, però per molti di voi potrebbe essere un momento in cui non sa bene più come riprendere il discorso,
potrebbe anche essere questo. Certo che nella sua crisi pensa alla luce dei sentimenti che prova per voi, quindi al momento non solo è una persona innamorata, ma una persona che sa di essere innamorata di voi e per questo soffre. Direte matto, sì. No, è una persona che soffre, che forse è inconsapevole di avere il peso di altri tentennamenti in vite passate proprio con voi e che quindi sente molto il peso di questa responsabilità, ma forse non sa dare un nome a questi sentimenti. Difatti sotto tutta la gioia è come se fosse imprigionata in questa sua mancanza di intraprendenza, mancanza di coraggio, questo essere sfuggenti, cioè diciamo che è una persona che ha dei problemi nel farsi avanti, ma che non ha capito, mentre voi avete avuto, secondo me, questa illuminazione per cui avete capito che questa è una persona che viene da un passato, da un altro ciclo. Qui invece questo soggettino non ha capito, sente questo peso sempre più grande, più è grande, più si sente quasi inetto, ma non riesce ad avanzare. Quindi, siccome però qui stiamo chiedendo i sentimenti sono tanti, forti, grandi, profondi e purtroppo in questo momento anche causa di dolore, di frustrazione. Ce la farà? Non lo sappiamo perché questa non è la domanda. Certo, per adesso io direi che fin tanto che sto cavaliere va sulla croce a contemplare quanto non riesca a muoversi, no, per adesso la situazione è così, almeno sapete che i sentimenti ci sono, i sentimenti di una sofferenza in solitudine, un cavaliere che non sa bene che strada prendere, esce dalla torre e dice dove vado qua, io tanto qualunque strada prenda finisco sempre qui, perché ho tanta confusione. Non ha confusione sui sentimenti, ha confusione su se stessa e anche su come muoversi e come avanzare. Già è successo, non solo in altre vite, ma secondo me anche in questa persona vi sta veramente portando allo stremo delle forze dello spirito di sopportazione, quindi ho visto di meglio, sinceramente, come, con tutto questo ben di Dio, anche con questa freschezza, cioè il paradosso è che sono sentimenti molto sofferti, ma sempre molto vivi, sempre molto così pronti a partire, con un cavaliere. Oddio, ricordiamoci che il cavaliere viene nella nostra direzione, ma se qui andiamo a vedere il cavaliere va nella sua, perché qua ci parla delle sue azioni, per cui chissà, forse si sente anche impreparata un po' a gestire ciò che voi potete dare, no? Si sente proprio, diciamo che la sua autostima non è la sua arma preferita, no? Una persona con tanto cuore ma poca stima di sé, quindi i sentimenti sono forti, ci sono, la persona è così. Forse l'unica cosa da fare qui, sempre che ne abbiate ancora voglia, è dare una mano. Io sono sicura che voi avrete cercato già in molte occasioni di mettere la situazione sotto un altro profilo e quindi di aiutare senza magari spaventare, le avete provate tutte. Appena ve la sentite, se volete, qui magari un altro aiutino potrebbe aiutare, proprio nel vero senso della parola, a sbloccare la situazione. Però questa persona è innamorata. Non vi dico di aspettare perché qui avete già aspettato molto, quindi decidete cosa volete fare e se volete provateci almeno un'ultima volta, ecco, sarebbe un po' un peccato lasciare andare tutto, ma siete voi a dover decidere perché ognuno ha la propria storia alle spalle. Bene, quindi se avete scelto l'albero ci parla proprio di questo, di una relazione che arriva da altri cicli e che ha bisogno di quest'ultimo passaggio finalmente per realizzarsi nella sua pienezza. Quindi se vi siete riconosciuti, il video vi è piaciuto e vi è servito, mi raccomando mettete il like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, commentate se volete appunto che ci sia partecipare al sorteggio per un gran tableau in diretta con me. Seguitemi naturalmente anche su Instagram e su Facebook, anche lì comunicherò il vincitore, sarà nel video di venerdì, quindi nel frattempo io vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartone Antique. Ciao!